Piazza Torre vuole diventare la capitale italiana del lavoro da remoto, ma c'è un grosso problema da risolvere, la mancanza di case in affitto. Vediamo cosa si può fare per risolvere questo problema e vediamo anche chi dovrebbero essere i nuovi abitanti. È un argomento che ho già affrontato qui sul canale YouTube Rurale Digitale, dove parliamo della vita nei piccoli borghi italiani. Qui a Piazza Torre ci sono circa 2500 appartamenti sottoutilizzati. Sono tutte case vacanza usate mediamente 30 giorni all'anno. Ce ne sono diverse in vendita, ma quelle in affitto si contano sulle dita di una mano. Dei tre obiettivi che sono stati definiti per il rilancio di questa località, sicuramente il contrasto allo spopolamento è quello più difficile da raggiungere. Però è anche quello determinante, perché senza un numero adeguato di abitanti diventa impossibile anche lo sviluppo di tutti quei servizi che servono per avere un'ottima qualità della vita. In tutte le località che hanno una forte vocazione turistica si parla sempre di destagionalizzazione, anche per consentire alle poche attività commerciali che sono rimaste di sopravvivere. Però è irrealistico pensare che tutti possano vivere di turismo. Se non ci sono abitanti sufficienti, è impossibile salvare la maggior parte dei bellissimi borghi italiani. Vediamo allora quello che si può fare e vediamo anche chi dovrebbero essere i nuovi abitanti, perché onestamente anch'io se abitassi qua mi preoccuperei un po' pensando che magari potrebbe arrivare un vicino che è uno scappato di casa, no? Questo è un aspetto importante, perché mi hanno raccontato che anche a Piazza Torre si sono verificati alcuni episodi veramente spiacevoli, con l'arrivo di alcuni nuovi abitanti perlomeno disagiati. Ecco, l'obiettivo di attrarre lavoratori da remoto, professionisti, freelance, serve proprio per evitare anche questo problema. Niente persone borderline che creano problemi, ma tutt'altro. Ti farò vedere qualche esempio pratico in un prossimo video. Quindi, chiarito la tipologia di nuovi abitanti, bisogna fare un discorso molto realistico. Non conviene a nessuno che tutte le case che ci sono a Piazza Torre rimangano inutilizzate e proseguano nel loro deperimento, che in alcuni casi è già veramente molto avanzato. Bisogna farle vivere, bisogna iniziare con l'affitto per quelle adatte e arrivare poi eventualmente anche alla vendita. Pubblicare i soliti annunci su siti generici o illudersi di fare soldi tramite piattaforme come Airbnb in questi luoghi significa essere completamente scollegati dalla realtà. Bisogna creare un unico database e un'app specifica che permetta di gestire tutte le fasi, dalla proposta alla selezione dei locatari, al contratto di affitto, fino alle garanzie per i proprietari. Solo con uno strumento di gestione globale, valido e specifico per Piazza Torre, che non toglie comunque niente agli attuali gestori di immobili o alle agenzie, è anche possibile avere una polizza assicurativa seria, consistente sulla locazione, in grado di tutelare ampiamente i proprietari. Quindi, se sei tra i tantissimi proprietari di una casa a Piazza Torre, oppure se ti piacerebbe valutare l'idea di trasferirti in questo piccolo comune, fammi sapere cosa ne pensi. Lascia il tuo commento qui su YouTube, non su altre piattaforme dove questo video potrebbe essere condiviso. Per non perdere le prossime informazioni che verranno pubblicate anche in collaborazione con l'amministrazione comunale, metti un like a questo video, condividilo e iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Nel frattempo, guarda questo video che già fornisce parecchie informazioni utili. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.